Il sentiero da prendere è questo qua, Sentiero Giancarlo Nebbia. Noi siamo all'inizio del percorso. Oggi siamo sul Partenio, più precisamente a Sant'Angelo a Scala. Il nostro obiettivo di oggi sono i ruderi dell'eremo della chiesa di Santa Maria Immacolata. Il sentiero, benché sia tutto in salita, è ben tracciato. Adesso vai con la sigla, ci rivediamo tra poco. Dicevamo che il nostro obiettivo sono i ruderi di Santa Maria dell'Incoronata. Principalmente i percorsi escursionistici che portano a Santa Maria dell'Incoronata sono due. Quelli che partono da Pietra Stornina, considerato molto più facile come percorso, molto più leggero, e questo di Sant'Angelo a Scala. Il sentiero CAI che definisce questo percorso è il numero 206. I ruderi dell'Incoronata li troviamo ad un'altitudine di 1040 metri più o meno. Benché il percorso sembri molto impegnativo, lo è solo per la pendenza della strada. Vista spettacolare sul Partenio, ma qui si continua a salire e si incomincia anche a sudare tanto. Fa ancora caldo, siamo agli inizi di settembre. Il santuario fu costruito intorno al 1577 per volere di Laura Brancaccio Carafa, su progetto di Giulio Nordemenins e Giovanni Figueras. Incorporarono all'interno una statua lignea dedicata a Santa Maria dell'Incoronata. Da lì prese il nome. Poi è diventato eremo perché ne presero possesso i frati camaldolesi, che oltretutto avevano fatto voto di silenzio, potevano parlare solo in certe giornate dell'anno, se non sbaglio era Pasqua e qualche giorno del mese di agosto, adesso non so. Poi il santuario fu attaccato era Sassuolo dalle truppe francesi napoleoniche perché furono accusati di aver dato rifugio a Fra Diavolo, noto brigante della zona. La curiosità è che furono attaccati da un generale che era il padre di Victor Hugo, sì, il romanziere, era il padre di Victor Hugo. Adesso non mi viene il nome, aveva 3-4 nomi, quindi mi scappa, però era il padre di Victor Hugo. Furono attaccati sempre una seconda volta e quindi i ruderi arrivarono ad essere così come li vediamo, come tra poco li vedremo noi. Questa qui ai ruderi di Santa Maria dell'Incoronata è la prima volta. Siamo arrivati in prossimità di una piccola cappella votiva. Segno che forse non siamo tanto distanti dai ruderi, speriamo, anche perché la salita sembra infinita. Ecco qua, il cartello dice 10 minuti per l'Incoronata, quindi ci siamo. Abbiamo fatto una breve deviazione che ci porta a questo belvedere.
godiamo della vista del panorama anche se c'è tantissima foschia e rimettiamoci di nuovo sui sentieri dei ruderi. Ecco qua, siamo arrivati. Qui nel bosco sono suggestivi, davvero molto suggestivi. Vi voglio ricordare che qui in questo monastero vivevano i monaci camaldolesi. Qui invece c'è tutta la parte monasteriale dove si svolgevano le attività del monastero. Immaginate che queste erano le celle dei monaci. Ogni monaco aveva la sua cella, se non sbaglio erano 17, ognuno aveva la sua cella con davanti un piccolo orticello. Ai ruderi dell'Incoronata ci siamo arrivati, facciamo un breve riassunto del percorso che abbiamo fatto. Siamo partiti da Sant'Angelo a Scala, un percorso di circa 2 ore, un percorso tutto in salita e devo dire pure abbastanza ripida. Non so l'altro percorso, quello che parte da Pietra Stornina, com'è perché non ci siamo mai stati, era la prima volta che venivamo qua, quindi non sappiamo indicarvi se è più o meno agevole. Adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Un saluto a tutti.